Buongiorno a tutti gente e ben trovati. Allora, come vedete oggi ho in mano una zucca. È una zucca un po' particolare rispetto a quelle che noi conosciamo tradizionalmente, perché questa è una zucca Hokkaido. Non fatevi fuorviare dal nome perché forse ha origini giapponesi, ma in realtà viene coltivata in quasi tutta Europa e ha diversi nomi. Perché ho questa zucca? Perché questa zucca ha una caratteristica molto particolare, ovvero la sua polpa, una volta cotta, assomiglia molto al sapore o delle castagne o anche in qualche caso alle noci, ed è molto indicata per fare i dolci. Infatti oggi questa mi servirà per fare la pumpkin pie, ovvero la torta di zucca che viene fatta in America ed è utilizzata sia per Halloween sia per il giorno del ringraziamento. La sua caratteristica è che nella crema ha delle spezie particolari, come viene fatta una miscela. In America si vende proprio la miscela, qui da noi la faremo tradizionalmente per conto nostro. E allora adesso vediamo ricetta e preparazione e ci sentiamo dopo. Cominciamo a preparare questa deliziosa torta e nella migliore tradizione di Halloween facciamo a pezzi la zucca. Mettiamo l'aro in forno a 170 gradi per circa 30-40 minuti e poi fatela raffreddare. Prepariamo la pasta brisée. Setacciamo la farina, mettiamo lo zucchero, il sale e il burro freddo a cubetti e con le mani sfregatelo con le polveri. Dovrà risultare un composto sabbiato. Se lo fate con il robot da cucina farete prima. Create un buco al centro e mettete l'acqua ghiacciata e impastate velocemente. Non importa se la pasta risulterà irregolare, lasciatela riposare in frigo per almeno 30 minuti. Facciamo il mix di spezie mettendo in una ciotola un cucchiaio di zenzero, uno di cannella e un poco di noce moscata. E mescolate. Se lo avete, aggiungete anche un pizzico di polvere di chiodi di garofano. Prendete ora la zucca e mettetela in un frullatore, insieme alla panna, il tuorlo, le spezie, lo zucchero di canna e il miele. Infine mettete il latte a filo mentre frulla. Su un piano di lavoro infarinato mettete la pasta di brisée e stendetela con il mattarello. Poi in una teglia imburrata e infarinata mettete la pasta stesa e rifilate i bordi. Bucate con i rebbi della forchetta il fondo della pasta. Metteteci la crema di zucca e livellatela. Fatela riposare in frigo per almeno 30 minuti. Intanto preriscaldate il forno a 190 gradi. Ora cuocete la torta per 30 minuti e poi altri 10 a 170 gradi nel ripiano medio-basso. Potete conservare questa torta in frigo, ma quando volete servirla guarnitela con dei ciuffi di panna montata.
riguarda la realizzazione di questa torta, non è stata molto difficile e, come avete visto anche dal video, non ci è voluto neanche così tanto tempo. L'unica cosa è farla raffreddare bene. Quello che invece mi ha colpito molto è il fatto che la crema rimanga ancora molto morbida e un po' pastosa, mentre invece la speziatura all'interno veramente caratterizza questa torta perché è molto particolare. Chi è abituato a mangiare i rotolini alla cannella sa di che cosa parlo, però qui non c'è solo la cannella, ci sono anche altre spezie come la noce moscata o lo zenzero. Devo essere sincero, è molto particolare, ma a me è piaciuta. A questo punto io vi consiglio di provarla. Le dosi che vi ho dato è per una torta di 18 cm, quindi abbastanza piccola. Se volete fare una prova, con questo non c'è problema. Però scoprirete, come ho scoperto io oggi per la prima volta, un dolce tipico americano che viene fatto o nel periodo di Halloween o nel giorno di ringraziamento. E allora io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento, spero che vi abbia incuriosito come ha incuriosito me questa ricetta e ci vediamo al prossimo video.